Audi è un brand molto abituato a far parlare di sé e con la nuova Audi Q2 sicuramente lo fa ancora di più per questioni legate allo stile, uno stile messo a punto con la collaborazione di Ital Design in Italia, uno stile che sta piacendo moltissimo al pubblico femminile che la sta scegliendo in alternativa a vetture che solitamente non sono state mai competitor di Audi come la Jeep Renegade o la Fiat 500X, una vettura molto originale da un punto di vista stilistico, lunga 4,19 m, quindi molto compatta, è larga 1,79 m ed è alta 1,50 m. Il passo è di 2,60 m, la piattaforma è la MQB, sostanzialmente quella della Golf e dell'Audi A3, quindi piattaforma modulare per motori trasversali, porta con sé tutte le tecnologie legate ai motori, alle sospensioni e anche ai sistemi di sicurezza. Andiamo a vedere un po' come è fatta la vettura. Innanzitutto si distingue per la nuova calandra single frame, la riconosciamo perché ora ha un disegno, un profilo ottagonale, rimane sempre con questo cromato satinato, ma poi anche la calandra abbandona i classici listelli orizzontali per fare posto a questo schema un po' tridimensionale che dà una maggiore idea di stile alla vettura. Per quanto riguarda le prese d'aria sembrano finte, ma in realtà questo buco serve per convogliare l'aria all'interno del passaruote e farlo girare intorno alla ruota, che in questo caso è da 17 pollici, varia in versione anche da 18-19 in base agli allestimenti. Andiamo a vedere, c'è una pinza del freno monopistoncino con un freno, lo vedete, direi assolutamente normale. Questa è una versione 1400 TFSI da 150 cavalli, quindi non ha bisogno di potere frenante veramente eccessivo. Per quanto riguarda la zona posteriore invece si nota molto la presenza scenica della vettura grazie alle spalle molto larghe, spalle larghe che vengono assicurate dalla presenza di questo faro. Può ricordare un po' quello della Volkswagen Polo, ma in realtà è stato proprio studiato con questa forma molto più squadrata rispetto a quelle allungate tipicamente Audi per dare una maggiore importanza ai fianchi. Dal faro posteriore si prosegue con una nervatura che a un certo punto, lo vedete, si sdoppia per poi richiudersi nella zona del parafango anteriore. Sembra quasi scavata da una lama, la vedete, serve per assicurare una diversa distribuzione dei volumi all'interno della fiancata, come dà un'idea di maggior dinamismo la presenza di questo side blade, chiamiamolo così, un po' in stile R8, che però separa la zona del tetto, che la vedete verniciata sempre dello stesso colore della vettura, con la parte inferiore. Anche questo serve per dare più slancio e più dinamismo alla vettura. Andiamo a vedere come è fatta dentro. Partiamo dal bagagliaio, che è un bagagliaio di 405 litri, si può abbattere in modalità 60-40, si può arrivare fino a 1050 litri, c'è anche l'opzione 40-20-40 utile se andate a sciare. Come vedete il bagagliaio è ben distribuito, molto ben organizzato, c'è un punto luce nella zona di destra, manca la presa 12 volt, ma comunque è molto ben strutturato. Andiamo a vedere come è fatta dentro. Andiamo a salire a bordo. Il disegno del pannello porta non vanta grandi eccessi, i materiali sono di discreta qualità, mentre quello inferiore forse è un po' duro anche la base del sedile. Ritroviamo una bella seduta, una sponda abbastanza larga, la vedete, questa è abbastanza contenitiva. Il sedile è regolabile sia in altezza che in profondità ed è regolabile anche nella zona lombare. Il volante è regolabile anch'esso sia in altezza che in profondità, e questo permette di ritagliarsi una posizione di guida davvero molto comoda. Per quanto riguarda la strumentazione, in questo caso abbiamo quella analogica, quindi contagiri sulla sinistra, tachimetro sulla destra, computer di bordo nella zona centrale, volendo è disponibile anche quella da 12,3 pollici completamente digitale. Questo permette di avere un virtual cockpit davvero bellissimo e soprattutto molto tecnologico, in linea con quello che viene proposto anche nei modelli superiori. Per quanto riguarda le finiture, troviamo l'alluminio spazzolato nella zona centrale della plancia, sulla maniglia della porta e anche nella zona centrale laterale del tunnel. Una finitura sicuramente molto bella che fa il paio con questo materiale gommoso che riveste la zona superiore, molto bello al tatto. Mi piace molto, come al solito ve lo faccio sentire, l'Audi Click che caratterizza il pomello del MMI. Per quanto riguarda la zona centrale c'è un piccolo cassettino con la porta USB dedicata, ve la faccio vedere, e l'entrata AUX. Andiamo a vedere come si sta dietro. Eccoci qui, saliamo a bordo della nostra Q2. Devo dire che c'è abbastanza spazio per le gambe, lo vedete, ma anche c'è abbastanza spazio per la testa. Arrivo a filo soprattutto qui nella zona laterale dove è più spiovente, ma comunque devo dire che ci si sta, tenendo conto che sono molto alto, sicuramente un bambino o comunque persone più basse di statura di me qui dietro stanno sicuramente molto comode. Però direi che è venuto il momento di guidare questa Q2 e vedere come va. Andiamo!
Eccoci al volante dell'Audi Q2 1400, 150 cavalli, 250 Nm di coppia massima, abbinato al cambio S-Tronic, 7 rapporti, trazione anteriore. È una motorizzazione che non si venderà moltissimo in Italia, ma volevamo provare qualcosa di diverso nell'attesa di provare la 1600 Ti, che sarà un po' il cuore della gamma Audi Q2 in Italia. Abbiamo voluto provare la 1400 benzina proprio perché Matteo aveva già provato la 2000 da 190 cavalli alla presentazione internazionale. L'abbinamento è molto particolare perché esalta le doti di efficienza di questo motore, che alla base ha la disattivazione dei cilindri COD, Cylinder on Demand. Significa che la vettura in determinate situazioni di carico sull'acceleratore può viaggiare a 2 cilindri. Quando viaggia a 2 cilindri ovviamente dovrebbe fare un rumore diverso, ma questo viene compensato dall'audio. Praticamente non ci si accorge del taglio dei cilindri, non ci si accorge nemmeno attraverso le vibrazioni. Quindi da questo punto di vista il gruppo Volkswagen ha fatto sicuramente un ottimo lavoro introducendo un sistema che abbatte consumi ed emissioni pur senza alcun riflesso sulla guida. Per intenderci, viaggiando su statali, città qui nei dintorni di Roma, abbiamo ottenuto una media di consumo di 6 litri ogni 100 km, che è una media sicuramente molto bassa per un motore di questa potenza, per una vettura che pesa 1280 kg e soprattutto che ha questa dimensione. È un CX anche sicuramente non favorevolissimo rispetto ad esempio a quello di una berlina. Per quanto riguarda l'abbinamento con l'S-Tronic, una delle cose belle di questo abbinamento è che il cambio è in grado di mettersi in modalità sailing. Questo significa ad esempio che nella discesa che stiamo per affrontare in questo momento, nel momento in cui vado ad alzare l'acceleratore, vado a fare lift, così si dice in termine tecnico, la vettura si mette sostanzialmente in folle, sfrutta l'inerzia già accumulata per consumare meno, pur mantenendo quella che è la velocità di crociera, magari anche impostata con il cruise control. Quindi da questo punto di vista la Q2, come altri modelli del gruppo Volkswagen e Audi, fanno di tutto per contenere consumi ed emissioni, anche con piccoli accorgimenti come questo, che appunto permettono di sfruttare l'energia già accumulata per assicurare il movimento alla vettura. Tra i vari elementi che permettono alla Q2 di consumare meno non ci sono solo il motore, non c'è solamente il cambio, ma ci sono anche piccoli elementi come il servosterzo elettrico, che ha dalla sua anche la capacità di variare la quantità di servoassistenza con cui lavora, ma soprattutto la rapportatura. Questo significa che in autostrada si fa un filo meno diretto proprio per rendere la vettura meno sensibile ai movimenti sullo sterzo, mentre in città diventa o in montagna diventa molto più veloce, assicurando molto più sterzo alle ruote in proporzione a quanto viene aggirato il volante. Quindi una sterzo a rapportatura variabile che permette a questa Q2 di essere davvero molto piacevole da guidare, che si combina molto bene con un reparto dinamico molto ben bilanciato. Questa è una caratteristica dei telai MQB. Anche in questo caso, come in altre vetture del gruppo, le sospensioni lavorano davvero molto bene, grazie anche alla capacità di tarare gli ammortizzatori in 2 diverse posizioni. Abbiamo una posizione comfort e una posizione più dinamica, per intenderci. Quindi nella posizione comfort si viaggia molto più comodamente in città, soprattutto se avete cerchi da 18 e 19 pollici. In questo caso noi abbiamo i 17, per cui la macchina è comunque tendenzialmente più confortevole rispetto appunto a 18 e 19, ma più rigida quando andiamo a viaggiare ad alte velocità. Questa selezione può avvenire in modo completamente manuale, quindi andando a selezionare le varie modalità di guida o andando a personalizzare l'impostazione individual, o in modalità automatica. Nella modalità auto la vettura decide autonomamente come andare a posizionare la taratura degli ammortizzatori. Quello che mi interessa da un punto di vista tecnologico anche sono tutti i contenuti di sicurezza che questa vettura implementa, a partire dal controllo dell'angolo cieco, a partire dalla gestione della distanza, ma tra le varie funzionalità c'è anche il sistema che riconosce, questa sicuramente è una cosa molto interessante, riconosce il vostro stato, cioè se ad esempio avete un malore o avete un colpo di sonno, la vettura prima dà uno scossone, quindi fa una sorta di frenata di emergenza, e poi nel momento in cui capisce che voi non reagite ai comandi, inizia a frenare la vettura attivando le 4 frecce fino a portarla a zero. Questo è possibile perché la vettura legge anche le corsie, quindi riesce a mantenere la Q2 all'interno delle carreggiate, riesce a frenare molto velocemente
sulla base appunto del mantenimento della carreggiata, attivando le 4 frecce, quindi avvertendo anche chi vi segue di un potenziale problema. È sicuramente un accessorio di sicurezza molto importante. Audi da questo punto di vista sta facendo molto per cercare di rendere più sicure le proprie vetture, più sicure anche grazie a sistemi appunto come il cruise control adattivo, che permettono di gestire la distanza di sicurezza con l'auto che ci precede. All'interno di questa funzione ovviamente si nasconde anche il sistema antitamponamento, che permette nel caso in cui non vi accorgiate di un possibile impatto, la vettura frena autonomamente, evitando appunto di impattare contro la vettura che vi precede. Gli interni della vettura riprendono molto i concetti già visti su A3 ma anche su Audi A1, riprende un po' la inclinazione verso il guidatore soprattutto della parte centrale. Nelle versioni dotate di MMI sicuramente la strumentazione è davvero molto bella e molto moderna. Mi piace comunque molto anche la strumentazione analogica, con i quadranti analogici sia per quanto riguarda la velocità che per quanto riguarda il contagiri, comunque ben abbinati a un piccolo schermo del computer di bordo. Molto bello comunque il display sulla parte alta della plancia con Google Maps e soprattutto la connessione 3G, che vi permette di avere le mappe sempre aggiornate e soprattutto le informazioni del traffico in tempo reale. Con la speranza che chi acquista una Audi Q2 la scelga in colorazioni più sgargianti rispetto a questa grigia che vedete alle mie spalle, concludo la prova dicendo che il 1400 TFSI si conferma un gran bel motore, ha una bella erogazione, ha un bel range di giri, una bella sfumatura, molto piacevole da guidare, permette di risparmiare qualcosa rispetto al 2000 TDI, quindi se non avete esigenze particolari di risparmio di carburante, che comunque assicura anche questo motore, forse vi conviene fare un bel pensiero anche su questo tipo di motorizzazione. Eventualmente è disponibile anche il 1000 TFSI, i cavalli sono solo 115, forse serve qualcosa in più per una macchina di questo genere. Si parte da 25.000 euro con quella motorizzazione, un prezzo non bassissimo ma comunque allineato con le dotazioni veramente ampie di un modello che si annuncia davvero molto interessante anche per il nostro mercato. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!